Ti piacerebbe imparare a realizzare una blusa in seta molto facile e veloce che sta bene veramente a tutte le fisicità e che ti permette di imparare a riconoscere e rendere più performanti i tuoi trucchi alla macchina per cucire, alla tagliacucci o con le operazioni di taglio? Se hai voglia di imparare a realizzare una blusa con il volant nel torace davanti, che pertanto sfalsa bene la figura, non fa vedere eccessivamente le forme e ci permette di realizzare un capo veramente molto femminile, perfetto a tutte le stagioni e in realtà anche ad ogni occasione, perché in base alla scelta del tessuto muta anche l'effetto della blusa. Ovviamente sei nel video tutorial giusto. Bentornate cuci amiche e cuci amici dalla vostra Sara Poiese, specialista ed esperta di cucito. In questo nuovo video tutorial di oggi dedicato alla sartoria realizzeremo assieme la blusa che sto indossando. Era un pochino che avevo voglia di confezione particolarmente femminile realizzata in seta con tessuti fermi, perché era altrettanto un lungo periodo che stavo lavorando con i tessuti elasticizzati. Per cui mi sono innamorata di questo progetto che oggi ho desiderato condividere con voi e spero appunto vi potrà piacere. All'interno di questo progetto ci saranno tanti trucchi e parrucchi dedicati al cucito, ma prima di entrare nel vivo di questo super contenuto di oggi vi invito a cliccare un bel pollice in alzato su questo video per supportarlo e di iscrivervi a tutti i miei canali social, tra cui il blog sarapoiese.com, dove potrete trovare un sacco di contenuti molto furbi con tutti i tutorial dedicati per andare a ricercare ogni singolo contenuto, nonché anche i corsi ai quali possiamo iscriverci per approfondire le nostre tecniche di cucito creativo e sartoriale. Ma partiamo anche dal programma di oggi, che vedrà il cartamodello, il tessuto, scopriremo come tagliare, gessare e adesivare la nostra blusa, nonché scopriremo il volant, le cuciture principali, l'orlo, il collo e ovviamente andremo a vedere il progetto completato, non solo quello che sto indossando io, ma andremo a vedere il progetto nella sua interezza. Un progetto che ovviamente, come vi ho appena detto, potrete andare a rivedere in ogni momento nel blog sarapoiese.com andando semplicemente a spulciare la sezione tutorial cucito sartoriale e in questo caso a rigor di logica abbigliamento donna, ma anche se cliccate soltanto tutorial vi compariranno tutti i recenti tutorial pubblicati nel segmento magari cucito sartoriale se cliccate cucito sartoriale, nel segmento cucito creativo se cliccate cucito creativo, mentre se cliccate soltanto tutorial vi comparirà tutta la sezione dedicata ai tutorial. Vi invito anche a dare una sbirciatina al shop amazon.it/shop/sarapoiese, perché qui sono andata a radunare un pochino tutti i miei prodotti preferiti in modo tale di poter rispondere anche a tutti coloro che continuavano spesso a chiedermi dove poter trovare determinati argomenti. È una sezione che io sto aggiornando in continuazione e che preciso non sono io a vendere questi prodotti, ma semplicemente è la mia wish list dei prodotti che acquisto o che ho acquistato o che ho intenzione di acquistare su Amazon, e quindi ho pensato di farvi cosa utile nel condividere con voi questa mia pagina. La trovate ovviamente linkata nell'info box qui sotto. Per accedere all'info box qui sotto vi basterà soltanto cliccare nel titolo del video che state visualizzando se lo guardate da smartphone e vi comparirà la descrizione completa. Se invece state guardando questo video da computer desktop vi comparirà la parolina mostra altro poco sotto le 2-3 righe di testo di introduzione. All'interno di questo info box, di questa descrizione del video che mi sentite nominare in ogni mio video, sono contenuti tantissimi dettagli importanti, nonché i link ai materiali che utilizzo o eventuali link a video tutorial correlati o ancora descrizioni aggiuntive oltre il video di base che vado ad inserire nel contenuto del video che magari state visualizzando, per cui mi raccomando andatevi sempre a spulciare il cosiddetto info box, cioè descrizione del video che trovate qui sotto. Ma entriamo nel vivo di questo progetto e vediamo il cartamodello. Il cartamodello di oggi è il cartamodello numero 67 del supplemento 306 del cofanetto taglio d'oro.
un cofanetto che mi permette di creare i miei cartamodelli con l'ausilio di 2 semplici misure, circonferenza seno e circonferenza fianco. Quest'abito è fatto, questa blusa, di un cartamodello davanti, semplicissimo perché ha la pence, di un cartamodello dietro, semplice perché è tagliato nel centro dietro, che è anche dritto filo e ha un girocollo anche meno scalfato rispetto al davanti, per cui riconosciamo qual è il davanti e qual è il dietro, e abbiamo un punto vita che identifichiamo semplicemente prendendo pari misura dalla linea esterna alla linea ovviamente interna del centro davanti. È fatto di una manica avente la tacca della manica davanti e la tacca del centro spalle e un dritto filo che è perpendicolare all'orlo della manica. Il pezzo davanti richiede un consiglio veramente furbo, va tagliato 2 volte, ma il mio consiglio personale quando stiamo disegnando il cartamodello è di sovrapporre la parte del volant nella parte proprio superiore, in modo tale che abbiamo lo stesso girocollo, la stessa spalla e lo stesso incavo manica. E in questo caso, che è il centro davanti, potremo semplicemente ripiegare un pezzo di carta velina, come esattamente faccio adesso, e ricalcare anche qui il giro del girocollo stesso, in modo tale che abbiamo un giro veramente perfetto. Questo è un trucco furbissimo che vi permette di realizzare un volant impeccabile, perché vi permette proprio di giocare sul sormonto del cartamodello, ottenendo così un cartamodello veramente identico. Il tessuto ideale. Il tessuto per questo progetto è una seta completamente ferma, è una seta assolutamente fluente, che scivola, meglio se stampata, non è elasticizzata, è una seta stampata perché ho voglia di dare colore al mio corpino, ma è un tessuto categoricamente fermo, per cui per questi progetti seta, viscosa, raso, purché siano tessuti fermi, perché con un tessuto elasticizzato l'effetto diverrebbe troppo grande. Invece questo bello scollo a barchetta è anche molto carino perché è realizzato veramente su un tessuto fermo che non cede. E attenzione quando avete questi capi magari con il collo a barchetta a non fare a non scegliere tessuti particolarmente elasticizzati, poiché lo scollo a barchetta potrebbe scendere ancora di più. Taglio, gesso e adesivo. Quando devo occuparmi del taglio ho bisogno della lama da 28 mm con il mio rotary cutter posizionato su un piano di taglio. Perché scelgo il cutter da 28 mm? Perché in questo caso è un cutter che mi aiuta molto nella realizzazione delle curve, perché mi permette di curvare, grazie al diametro della lama relativamente piccolo, delle curve veramente perfette in maniera molto naturale. Pertanto il mio doppio taglio di volant sarà perfetto in men che non si dica, nonché è il cutter che consiglio anche per i tagli dei girocolli, come state vedendo, anche degli incavi manica, quindi di tutte le cuciture, per così dire, curve. Una volta che abbiamo tagliato correttamente il nostro progetto sulla base ovviamente di un piano di taglio, perché dobbiamo categoricamente avere il piano di taglio per effettuare questa operazione, andiamo a gessare la pence. Questa matita, o meglio penna gesso, è furbissima perché ha i gessi intercambiabili e è perfetta soprattutto su materiali come questi, per esempio come la seta, perché il gesso è piuttosto morbido in questo caso, diversamente dai gessi a saponetta, e mi permette di scorrere agevolmente nella seta. Avendo poi la mina piuttosto grossa e di colori diversi tra loro, perché poi avete la possibilità di scegliere tra le ricariche di questa matita, di questa penna a gesso, e dunque potete scegliere il colore, vi servirà per disegnare la pence. E poi ovviamente dovremo flisellinare il girocollo e l'incavo manica con la fliselina per sbieco, che adoro e che ovviamente trovate linkata qui sotto, perché trovate linkato qui sotto il materiale che ho utilizzato. Ho bisogno di utilizzarla nel girocollo davanti e nel girocollo dietro e anche nell'incavo manica per dare stabilità al mio progetto, e ovviamente la vado a stirare. In questo modo il mio girocollo non cede più, ma al tempo stesso è stato in forma durante l'operazione di cucitura e di lavorazione del mio progetto. Per cui è assolutamente indispensabile andare a flisellinare sempre il girocollo e l'incavo manica, meglio appunto se con una fliselina bianca in questo caso perché ho un tessuto chiaro, oppure utilizzate una fliselina scura, la graffite, se aveste un progetto scuro. La realizzazione del volant.
La realizzazione del volant va fatta in tagliacuci, non utilizzerò l'ago di sinistra per cui a 0, metto una tensione neutra al lago di destra per cui 4, o meglio anzi potrei alzarla oggettivamente, metterla a 5 perché ho bisogno di aumentare un pelino la tensione, metto le tensioni della sorfilatura superiore e inferiore a 6 e vado a sorfilare senza tagliare stoffa o cercando di tagliarla il meno possibile, per cui mettendo il dito troppo vicino al coltello. Gioco sulla lunghezza del punto che da 2,5 invece la porto a 1, cioè una lunghezza punto fittissima, e gioco sul differenziale per rendere il tessuto non sberlato. C'è un mio video corso specifico dedicato alla tagliacuci che lo trovate linkato qui sotto, dove vi insegna tutti questi trucchi: differenziale, tensioni, orlino arrotolato, overlock a 3 fili, a 4 fili, e in questo caso dobbiamo andare a sorfilare cercando di tagliare il minor quantitativo di tessuto possibile e cercando anche di non mettere in eccessiva tensione il nostro tessuto, perché guardate che la parte del volane è una parte sbieca, è una parte curva, pertanto una parte che cede facilmente, ma noi la andiamo a risolvere con la tagliacuci, che ci permette di realizzare con rapidità, professionalità e precisione il nostro volant, fatto con un filato da ricamo. Perché ho scelto il filato da ricamo? L'ho spiegato anche nella mia sewing class dedicata proprio alla tagliacuci. Il filato da ricamo è uno dei miei trucchi personali per andare a rendere la sorfilatura di volant o di foulard decisamente più elegante. Andiamo a vedere assieme le cuciture principali. Le cuciture principali per questo progetto hanno bisogno della placca ago punto dritto, solo punto dritto, non quella per il punto zigzag, e del piedino patchwork 6 mm che lavora solo il punto dritto. Perché? Perché ho una seta, ho bisogno anche dell'ago Microtex per poter andare a cucire senza rovinare il tessuto e al tempo stesso poter cucire non facendo infossare, anche qui quando sto cucendo la pence, la mia stoffa nella macchina per cucire. La soluzione è proprio placcago punto dritto e piedino patchwork 6 mm. Vado a cucire piano piano la mia pence togliendo gli spillini uno dopo l'altro, piano piano, e una volta che ho cucito correttamente la pence, arrivo nella sua punta dove non devo fare la retro o salda o fermatura con la macchina per cucire, ma devo alzare il piedino, tirare in fuori il filo, inserire un dito tra i due fili e fare il nodino a mano. In questo modo, facendo il nodino a mano, mi permetto di non dare l'antiestetico sbuffo alla pence nella parte finale e ottengo pertanto una pence piatta, perfetta ed estremamente pulita anche quando la raddrizzo e non l'ho ancora stirata. Una volta che ho effettuato le 2 cuciture delle pence, applico semplicemente il volant destro e sinistro facendovici combaciare la linea famosa del centro davanti che avevamo ripiegato nel cartamodello all'inizio. E questa linea la sovrappongo su entrambi i volant, andando poi a puntare degli spilli fondamentalmente per fermare tutti questi tessuti. Pertanto inizio con il primo spillo nel centro davanti e poi proseguo piano piano spillando tutto il girocollo, tutto l'incavo manica e anche i fianchi del davanti del mio progetto. Vado poi a cucire le spalle, le posso cucire anche in tagliacuci volendo, a 4 fili, 2 aghi, in modo tale che faccio sostituire la tagliacuci alla macchina per cucire, oppure se non avessi la tagliacuci vado a farlo prima con la macchina per cucire, ma sempre in tagliacuci a 4 fili e 2 aghi sarebbe l'ideale. Vado a cucirmi la manica da aperta. Mi cucio la manica da aperta sia da un lato che dall'altro e ovviamente quando raddrizzo il progetto mi vedo una manica completamente rifinita ma aperta nella parte proprio del fianco. Che cosa dovrò fare? Semplicemente mettere dritto contro dritto questo lavoro, per cui rovesciarlo e andare a farvici combaciare il punto dell'orlo della manica, facendo poi combaciare il punto dell'ascella, fino ovviamente a cucirne dritto contro dritto tutta la manica, qui, e ovviamente anche passando per l'ascella tutto il fianco del mio corpino, unendo il davanti e il dietro, includendo ovviamente anche il volant, perché in questo caso il volant era stato già spillato e unito nella mia corpetto davanti, e con la tagliacuci, con tutta a 4 fili
o meglio tutta tensione a 4, se non a 5 la tensione del lago sinistro, perché ho bisogno che l'ago sinistro mi sostituisca la macchina per cucire, vado ad effettuare questa cucitura che in una sola passata mi unisce a tutti gli effetti il fianco della mia blusa, mi unisce l'ascella e mi unisce la manica e cerco possibilmente di togliere gli spillini piano piano man mano che avanzo, cercando di tenere sempre il dito in prossimità della posizione proprio della tagliacuci, come vedete, in modo tale che cerco di non tagliare stoffa in eccesso, perché qui ho deciso di dare un margine di 1 centimetro, per cui ho bisogno di tagliare davvero pochissimo e in alternativa, se avete timore di non seguire il margine corretto, disegnatevi il margine di cucitura sul lato che dovete andare poi a sorfilare, in modo tale che quando arriverete in tagliacuci farete combaciare quel margine gessato disegnato con l'ago sinistro, che è l'ago che effettua la cucitura. In un sol passaggio ho effettuato le cuciture principali in maniera professionale, pulita e soprattutto estremamente rapida. La lavorazione dell'orlo. La lavorazione dell'orlo è facilissima perché in realtà segue la stessa tecnica della lavorazione del volan, per cui 3 fili, un ago di destra per la lavorazione dell'orlino roulé della manica, che diventa estremamente pulito e semplice da realizzare. La stessa tecnica l'ho adottata per l'orlo inferiore della mia blusa, ottenendo così anche con il filo da ricamo una scelta cromatica di sicuro successo. L'orlo è veramente facilissimo e rapidissimo e porta il mio progetto ad essere quasi completato. Il collo. Il collo di questa blusa prevede la lavorazione di una fettuccia larga esattamente quanto il girocollo, alta in doppio perché è ripiegata in doppio, vedete che da un lato c'è il lato dritto, dall'altro lato c'è il lato dritto, è solo ripiegata e l'ho stirata, l'ho iniziata a spillare dalla cucitura della spalla, ma se notate la sto spillando dall'interno, sto facendo una spillatura di un bordino che sembra quasi rovescio. Perché? Perché ho bisogno di spillarla lungo tutto il girocollo, nella parte interna e ovviamente come vedete la mia fettuccia è già messa dal lato diritto, certo perché il finale sarà poi diritto come stiamo vedendo qui. La vado a spillare completamente e poi la vado semplicemente a cucire. Taglio eventualmente con la forbice la stoffa in eccesso, perché ovviamente io l'ho tagliata a 1 centimetro di margine di cucitura, quindi tagliamo con la forbice per ottenere un margine di circa mezzo centimetro e ripieghiamo verso l'esterno la nostra fettuccia, che essendo stata fatta in doppio, ha già dunque qui il suo margine di cucitura bello perfetto, pronto per essere perfettamente rifinito. E questa spillatura, guardate che bel lavoro pulito ci dà anche sul rovescio. È veramente un bel progetto che ci rende orgogliose del nostro capo per il nostro guardaroba fai da te. Andiamo piano piano a spillare tutto il girocollo della nostra blusa e questa tecnica di finitura la possiamo comunque adottare, il mio consiglio personale, anche sulla orlatura della manica e sull'orlatura dell'orlo proprio della blusa stessa, perché ci permette di ottenere sicuramente una finitura migliore. Il taglio di questa fascetta, attenzione, deve essere in sbieco ad angolo 45 e io ho parlato molto approfonditamente degli angoli a 45 in una mia sewing class dedicata alla tagliacuci. Ve la vado a linkare qui sotto perché è veramente utilissima e vi permette di andare a approfondire proprio quello che è tutto il mondo dedicato anche alla costruzione e alla creazione degli angoli a 45. In questo caso viene in mio aiuto il piedino a bordo stretto a lamella centrale perché la lamella mi fa da spartiacque fondamentalmente tra la blusa e il bordino e spostando l'ago leggermente a destra posso andare ad effettuare una cucitura di ribattitura a tutti gli effetti e questa ribattitura mi permette di fissare, come vedremo anche alla fine del video tutorial perché vi ho fatto alcuni scatti belli dettagliati, mi permette proprio di rifinire in maniera molto professionale e molto delicata quello che è il girocollo del mio progetto. Il piedino a bordo stretto alla lamella centrale non va confuso con il piedino per orlo invisibile, perché il piedino a lamella centrale ha questa lamella che è proprio dello stesso materiale del piedino, perché è una lamella molto sottile
che mi permette di effettuare un'operazione di elevata precisione nella divisione del tessuto. E ho bisogno di utilizzare questo piedino con una macchina per cucire elettronica perché lo spostamento del lago verso destra con la macchina per cucire elettronica è uno spostamento che posso decidere io di quanto fare e pertanto posso decidere il micromillimetro sul quale spostare a destra oppure a sinistra il mio filato e ottenere dunque un lavoro di elevatissima precisione. Questo piedino ci permette, in men che non si dica, di ottenere una finitura spettacolare sulla lavorazione del nostro colletto. Il progetto completato. Il progetto completato mi rende davvero orgogliosa perché questa blusa è romantica, è femminile, è facile da fare perché si realizza davvero in men che non si dica, ha questo profilo bellissimo. Fatemi sapere con un bel pollice alzato e con un commento qui sotto se vi piace il profilo e la finitura con l'orlino roulé. Sono curiosa di leggere i vostri commenti. Una blusa che si è realizzata quasi completamente in tagliacucci, per cui la lavorazione è stata rapidissima. Con questo volant che possiamo anche creare in tessuti diversi a contrasto rispetto alla blusa sotto, in modo tale da creare anche un effetto cromatico di sicuro successo e di sicuro livello di originalità. Per cui è veramente un progetto che consiglio anche alle persone che si avvicinano e sono alle prime armi con il cucito sartoriale e desiderano realizzare un progetto semplice ma di effetto. Infatti nel programma di oggi abbiamo visto il cartamodello, abbiamo scoperto qual è il tessuto ideale per questo progetto, abbiamo poi visto come tagliare, gessare, adesivare e confezionare questo capo meraviglioso. Per cui spero, cuci amiche e cuci amici, che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel pollicione alzato per supportare questo video e mi raccomando iscrivetevi al mio canale spuntando anche la campanellina per restare sempre sintonizzati su tutte le mie pubblicazioni. Un abbraccio sartoriale dalla vostra Sara Pogliese.